I chatbot sono arrivati anche nel mondo dell'arte. Scopriamo che cosa sono e cosa fanno. Oggi le interazioni automatizzate e i sistemi di messaggistica sono una chiave fondamentale del marketing anche all'interno del mondo dell'arte. È sempre più importante trovare nuove soluzioni che possano creare interazione e coinvolgimento del pubblico e dei fruitori dell'arte. Per questo i chatbot arrivano nel mondo dell'arte. Vediamo come. I chatbot sono dei software preprogrammati che permettono l'interazione tra un ente e il pubblico. Cosa significa? Che vengono precaricate delle domande o delle parole chiave e l'utente, digitando queste frasi, attiva delle risposte automatiche, creando dei veri e propri flussi di domande e risposta e di interazione automatica senza l'ausilio di persone umane. Vuol dire che quando noi rispondiamo ad alcune chat non vi è dietro una persona fisica, ma vi è un software che, leggendo e interpretando che cosa noi gli stiamo chiedendo, ci offrirà delle risposte preordinate e in base alle nostre seconde risposte ne effettuerà delle altre, creando così una vera e propria discussione. Questo fenomeno si utilizza tantissimo nel marketing moderno perché permette un'interazione con il proprio pubblico e clienti diretta e offrono risposte immediate al momento della richiesta. La semplicità e la forza del chatbot è che possiamo usarla all'interno degli strumenti di comunicazione e di messaggistica che quotidianamente utilizziamo per parlare con i nostri amici e coetanei. Messenger di Facebook, Instagram, Telegram o ancora i siti internet col quale vogliamo approcciare a un ente o un'istituzione. È quindi uno strumento veramente potente e soprattutto con un alto tasso di engagement. Cosa significa? Che siamo portati a rispondere di più a un messaggio che a un'email generica, perché pensiamo che quel messaggio sia più importante e perché pensiamo soprattutto che sia esclusivamente dedicato a noi, essendo lui personalizzato con il nostro nome. Anche il mondo dell'arte si è reso conto di questa potenzialità. Anche a livello italiano hanno trovato interessante questo nuovo sistema. Parliamo del Maxi di Roma, del Marti di Trento di Rovereto e anche Milano con le sue principali 4 case museo. Utilizzano prevalentemente i chatbot per creare delle interazioni con il proprio pubblico, spesso utilizzando la gamification, quindi la partecipazione a dei giochi per la fruizione e per l'apprendimento, e permettendo al visitatore di poter interagire con le opere, con l'esposizione o con la mostra. La cosa più interessante in realtà è il fatto che gli si ponga davanti la possibilità di scegliere e quindi tramite la selezione di prendere in qualche modo una via o un'altra e di creare un'esperienza culturale di fruizione veramente interessante e partecipata. Nell'arte questa è la più grande innovazione perché accorcia le distanze e rende veramente accessibile l'arte, un'interazione tra te, il museo, la galleria o l'artista. Il marketing esperienziale è sempre più importante nel settore della cultura e museale, tanto che le grandi fondazioni e banche, con il loro reparto innovazione e cultura, in particolare la Fondazione Cariplo e la Banca Intesa, sono sempre più attenti a questi progetti e spesso sono loro stessi che finanziano queste nuove tecnologie applicate alla cultura e alla fruizione, contribuendo concretamente a migliorare la nostra passione dell'arte e soprattutto la nostra visita all'interno dei musei, che non è di certo da sottovalutare oggi. Una delle maggiori opportunità che la tecnologia offre all'arte è quella di renderla accessibile. Per questo ho voluto creare Arte Concast Bot, il primo bot dedicato al mondo dell'arte. Approfondimenti sugli artisti e sulle tematiche di cui parlo nei miei video, avendo a portata di mano un database immenso, colmo di curiosità, di fotografie e di video. Vediamo come funziona. Facciamo una domanda ad Arte Concast Bot. Questo è quello che fa un bot. Una domanda, una risposta immediata. Quello che conta è l'aspetto più innovativo dei bot e di tutto quello che sta succedendo per la fruizione museale e culturale è l'opportunità di offrire contenuti di qualità, contenuti basati su ricerche approfondite, ma assolutamente specifici e brevi, rivolti a un target giovanile, un nuovo target, i millennials, i 18-30 di oggi, che hanno bisogno di avere sistemi di comunicazione differenti da quelli istituzionali e classici, perché loro saranno il futuro dell'arte. E tu? Sei pronto a parlare col tuo chatbot?